Benvenuti sul mio tutorial Lona Dolci Riflessi. Oggi vi propongo una borsa veramente particolare, è morbida e direi anche versatile perché si può utilizzare e indossare in qualsiasi momento, sia per una passeggiata, per la spesa, ma anche in spiaggia, perché no. È realizzata in cotone, l'ho foderata dentro, adesso l'ho imbottita, l'ho foderata, ho messo una chiusura, un bottone a calamita. Ho messo questa applicazione che ho deciso di realizzare all'ultimo momento. Se volete posso realizzare un tutorial, ma è facilissimo. È un anello con il punto, l'ho ricoperto con sempre con lo stesso cotone, con un punto basso, e poi ho messo delle perle, diciamo, che avevo già, ecco, le ho applicate. Sempre il riciclare le cose, insomma, va sempre bene. Allora, adesso vi faccio vedere da vicino sia l'applicazione che la borsa. Il laterale ha ancora una decorazione con il punto incrociato, come vedete è molto morbida. Il sotto ho deciso di realizzare e metterci una rete, ma soltanto il sotto, ma è una rete abbastanza morbida, non molto dura. La borsa è capiente. Ora vi do subito le misure, vi faccio vedere poi l'applicazione che ho realizzato. Vado a prendere subito le misure insieme a voi. Diciamo che è alta sui 28 centimetri e larga, non calcolando i laterali, sui 30 centimetri, per cui è una borsa molto capiente. Ho realizzato, come vedete, la tracollina l'ho realizzata io, è morbidissima, e questo è il nostro ciondolo, perché può essere anche un ciondolo. Vado ad aprire perché ho realizzato proprio una spillina che si può togliere, vedete, la possiamo togliere. Vi faccio vedere da vicino, eccola qui. Allora, come vedete, ho fatto un'applicazione facilissimo da realizzare, dove ho lavorato delle maglie basse con lo stesso punto, ne ho fatti 2 giri e poi ho applicato delle perle che già avevo da una collana che era diciamo riciclata, ecco, diciamo così. Ho fatto una nappina che ho applicato sotto e dietro semplicemente ho cucito una spillina in maniera di poterla poi applicare in caso, se la voglio più sportiva, la borsa in questo caso posso non metterla, oppure inserire un decoro per la nostra borsa. Allora passiamo subito all'occorrente, che è un cotone spettacolare, questo Big Cotton, e poi tutto il necessario. Il filato scelto è di Filati Discount, questo è il Big Cotton, è un filato bellissimo, è un cotone molto bello, opaco. Ora vi dico le caratteristiche. Allora, il Big Cotton nocciola sono 50 grammi, è ecologico, riciclato al 100%, un cotone sostenibile. 50 grammi a gomitolo, sono 40 metri, consiglio niferi dal 7 all'8, l'uncinetto dal 6 al 7. Di Filati Discount. Uncinetto 5. Allora, io mi sono portata avanti con il lavoro, ho realizzato già la base lavorando delle maglie alte, ho lavorato 12 maglie, questo insomma è semplice, 12, e ho fatto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 righe lavorate. Ecco, così ve le ho contate, sono precise. Andiamo a prendere ora anche il centimetro, e senza rete sotto sono circa 23 centimetri e mezzo per 9 centimetri e mezzo, però dobbiamo ancora inserire ovviamente la rete. Andiamo a tagliare un pezzettino di rete proprio nella stessa misura e andiamo a lavorare. Allora, cosa facciamo? Mettiamo la rete sotto, prendo, ovviamente ho lavorato con uncinetto numero 5, lavoro la borsa con l'uncinetto numero 5. Adesso prendo il numero 4, tolgo il 5, ho fatto una catenella e vado proprio al centro qui, prendo il filo, in questo modo lo faccio passare e lavoro una maglia bassa. Adesso per ogni maglia distesa vado a lavorare circa 2 maglie, però
vedendo, bisogna anche vedere quanto, non dobbiamo fare proprio i fori precisi che abbiamo dietro, perché facciamo sicuramente più maglie. Io vado a lavorare 2 maglie, possiamo mettere anche un marcapunti dalla parte opposta se ci occorre, 2 maglie per ogni maglia di stesa alta, per cui entro nella maglia e lavoro una maglia bassa. Già ne ho lavorate 2 e proseguo in maniera di non lavorare troppe maglie, per cui per ogni maglia di stesa ne abbiamo, poi le andiamo a contare ovviamente. In questo modo proseguo fino al termine della riga, poi andiamo a lavorare l'angolo andiamo a lavorare facendo semplicemente una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa. Cerco di prendere proprio ad andare a lavorare il nodo, vedete il nodo della maglia bassa, in questo modo, in maniera che abbiamo non facciamo quei brutti fori che passano proprio sotto. Se andiamo a lavorare sotto la maglia alta ci viene quel foro che è insomma abbastanza brutto. Allora adesso proseguo fino al termine. Arrivata all'angolo basta fare una catenella, lavorare lo stesso punto, vedete dove sono entrata, e lavoro una maglia bassa, e questo è l'angolo, per cui è facilissimo. Lavoriamo la maglia bassa, catenella e maglia bassa, questo per l'angolo. Ho terminato la base, allora adesso ho messo dei marcapunti proprio agli angoli, vado a contare le maglie che siano pari sia nella riga lunga e sia nella riga corta. 32 maglie e qui devono essere 12, non contando ovviamente quella dell'angolo, non la conto, per cui sono 32 e 12. Se per caso abbiamo lavorato e ci troviamo delle maglie in meno, andiamo a fare adesso degli aumenti. Se ce ne troviamo in più possiamo fare una diminuzione, non succede nulla. Adesso io ho tagliato il filo, ho nascosto la cotina e vado a lavorare proprio al centro. Riprendo il filo e riparto proprio da qui al centro. Vado a lavorare solo maglie alte. Vado a inserire l'uncinetto proprio al centro, prendo il filo e realizzo una catenella. Vado a bloccare dietro la seconda e la terza. Questa corrisponderà a una maglia alta. Prendo il filo e lo vado a bloccare dietro e vado a lavorare. Non lavorerò, come notate, in costa retro, perché il punto deve essere preso pieno, tutte e due le costine. Bloccando il filo dietro vado a lavorare di nuovo le maglie alte. Adesso vado a lavorare tutto in tondo, lavorando anche dove ci sono i marcapunti, e rimetto e inserisco i marcapunti. Ho realizzato 2 giri di maglie alte, ho chiuso con una maglia bassissima, mi sposto ancora con una maglia bassissima, mi sposto ancora con una maglia bassissima, in questo modo. Allora adesso noi abbiamo qua i marcapunti, noi dobbiamo lasciare 2 maglie e 2 maglie che saranno lavorate a 2 maglie alte, e il resto andiamo a lavorare incrociato. Allora abbiamo tanto i punti di riferimento per quanto riguarda il marcapunti, ci siamo spostate, per cui mi vado a lavorare 3 catenelle, prendo il filo, passo da dietro, lavoro una maglia alta in questo modo, e qui abbiamo quella incrociata che quando andiamo a chiudere con la maglia bassissima il punto è perfetto. In questo modo qui vado adesso non sul primo ma sul secondo punto, maglia alta, prendo il filo, passo da dietro, vado sul punto che non abbiamo lavorato e maglia alta. Ancora non sul primo ma sul secondo punto, vado a lavorare maglia alta, prendo il filo,
passo da dietro, vedete, vado a prendere il punto che non abbiamo lavorato e vado a lavorare la maglia alta. Adesso qui abbiamo due maglie, le due maglie le lavoro a maglia alta, la prima e la seconda. Abbiamo il marcapunti, lo tolgo, non occorre più metterlo perché avremo 5 maglie tra il punto incrociato e quello che andiamo a realizzare adesso in questo punto, per cui altre due maglie alte, la prima e la seconda. Adesso lavoriamo le maglie incrociate, vado sul primo ma sulla seconda maglia alta, vado da dietro e lavoro prima e la maglia alta, vado non sul primo ma sul secondo, passo da dietro, prendo bene il punto e vado a chiudere. Proseguo fino ad arrivare, diciamo, alle due maglie prima che dobbiamo lavorare a maglie alte. Appena sono arrivata al 13° giro, dove abbiamo le 5 maglie alte, andiamo a fare delle diminuzioni. Qui ho realizzato la maglia incrociata, adesso vado a realizzare delle diminuzioni. La prima lascio in sospeso, vado sulla seconda maglia alta in sospeso, abbiamo 3 costine sull'uncinetto e vado a chiudere. Lavoro quella centrale che è la terza e di nuovo una diminuzione, la prima in sospeso, la seconda in sospeso e vado a chiudere. Così ho realizzato la mia diminuzione. Lo vado a ripetere su tutte le maglie che abbiamo realizzato alte, le 5 maglie alte, per cui ne sono 4 diminuzioni per angolo. Con ogni angolo facciamo una diminuzione, una maglia alta e una diminuzione. Allora, in questo caso abbiamo realizzato delle diminuzioni, ho fatto un giro senza diminuzioni e ora di nuovo la diminuzione. Qui vado a realizzare proprio una diminuzione unica su 3 maglie, per cui lascio in questo modo in sospensione 3 maglie e poi le chiudo, per cui vado a fare una diminuzione con le 3 maglie, quella prima lascio in sospensione, vado alla seconda, lascio in sospensione, vedete, in questo modo, e anche la terza e vado a chiudere. Così ho chiuso un'unica maglia e ho fatto una diminuzione su 3 maglie, ecco, in questo modo, e proseguo sempre col mio punto, per cui nei 4 angoli vado a lavorare sempre le diminuzioni. In questo modo andiamo a fare le diminuzioni proprio agli angoli dove abbiamo le maglie alte e proseguo. Andiamo a lavorare i manici. Allora, dove andiamo a lavorare i manici? Dove abbiamo lavorato le 4 maglie incrociate al laterale. Eccolo qui. Allora adesso andiamo a lavorare, ci agganciamo con il filo perché l'abbiamo tagliato, ovviamente perché abbiamo chiuso, diciamo, più avanti, ecco, l'abbiamo tagliato, ci riagganciamo con il filo, realizzo una maglia bassa e 2 catenelle in questo modo, ma anche una catenella penso che vada bene, facciamo una catenella. Allora adesso vado a lavorare, come vedete abbiamo la prima, la seconda, la terza e la quarta maglia, quella incrociata, no? Le maglie incrociate. Abbiamo fatto la prima maglia alta, facciamo la seconda maglia alta e andiamo a lavorare una maglia incrociata. E qui ovviamente la seconda maglia alta, che è un pochino più stretto perché ovviamente è dove ho chiuso
con il nodo e il filo. Andiamo in quella successiva e andiamo a lavorare sempre una maglia incrociata. Maglie successive, maglia alta e maglia alta. Adesso giro il lavoro, vado a eseguire gli stessi punti, per cui una maglia bassa sotto al punto con una catenella, ma seconda maglia alta. Adesso vado a lavorare le maglie alte. La prima, vedete, 1 2 3 4 5 e 6 e abbiamo le ultime due maglie. Entro nella catenella e maglia alta. Adesso volto di nuovo il lavoro. Adesso noi possiamo decidere di proseguire sempre a maglie alte o fare ogni tanto la maglia incrociata, ovviamente per robustire un pochino di più, solo per questo, in questo caso. Allora andiamo a rifare la maglia bassa come inizio con catenella, ma in questo caso io la catenella non la faccio, faccio la maglia bassa, vado sul punto successivo, lascio in sospeso e vado a chiudere, faccio una diminuzione. Così ho fatto una diminuzione, posso ripetere se voglio il punto incrociato per dargli sempre un motivo, vado sempre con un punto incrociato e adesso diminuzione, punto successivo, aspettate un attimo, ho sbagliato, e adesso diminuzione, punto successivo, maglia alta, lascio in sospeso, prendo il filo, entro nella catenella in sospeso e vado a chiudere, volto il lavoro. Allora, in questo caso possiamo proseguire sempre con la maglia bassa. Ora vi faccio vedere sempre maglia bassa, in questo caso voglio fare maglia bassa, catenella, vado a lavorare solo maglie alte, per cui ne abbiamo ovviamente di meno e dobbiamo andare a scalare ancora di più. E abbiamo l'ultima. In questo caso, come vedete, si è abbastanza ristretto. Adesso volto il lavoro, vado a lavorare sempre la maglia bassa e realizzo di nuovo una diminuzione, per cui vedete l'ho lasciata in sospesa senza catenella, prendo il filo ancora e vado a chiudere. In questo caso posso fare, se volete, una diciamo, si potrebbe anche fare, insomma, penso che ci sta bene, lo sto facendo insieme a voi, sempre una maglia incrociata al limite qua al centro, e diminuzione in sospeso, vado al punto successivo che è difficile da prendere, eccolo qui, in sospeso e vado a chiudere. Adesso vado a lavorare
Adesso che abbiamo terminato ci troviamo con una maglia, un punto X e una maglia. Eccolo qui. Volto il lavoro, sempre una maglia bassa con una catenella, lavoro punto su punto e volto il lavoro. Proseguo adesso fino ad arrivare a un'altezza che ci piace in base alla nostra tracollina. Possiamo seguitare o proseguire come preferite con il punto centrale qui incrociato, perché abbiamo una maglia, punto incrociato e una maglia. Proseguo fino al termine. Io mi sono alzata, diciamo, altre 8 righe, per cui poi vi conto tutte le righe che ho fatto insieme. Vado a cucire alla parte interna, prendo le due costine e le vado a cucire con un filo, sempre uno l'ho tagliato e l'altro ovviamente l'ho lasciato. Possiamo sia cucire prendendo il filo 2 volte oppure fare una maglia direttamente bassissima, in questo modo qui, insomma, come preferite. Io lo sto facendo dalla parte interna, passo il filo da questa parte in maniera di poterlo bloccare anche e poi fissarlo con l'ago. Prendo le due, in questo caso prendo il filo per bloccare, catenella e poi vado a bloccare i fili. Ecco qui, girando non si vede assolutamente niente. Qui ho proseguito anche con i punti incrociati, insomma potete variare come vi piace di più. Adesso, partendo proprio dal centro della tracollina, vado a realizzare tutti i punti bassi e lo vado a realizzare per tutto il giro della borsa, per cui anche nel davanti. Se vediamo che con l'uncinetto 5 abbiamo delle difficoltà, possiamo prendere anche un uncinetto più piccolino senza tirare troppo il filo e proseguiamo. Ho terminato di rifinire tutto il bordino, ma anche ovviamente la tracollina. Adesso dobbiamo mettere la fodera. Potete decidere di non metterla, questo dipende poi dall'utilizzo della borsa. Io per prendere la fodera e le misure vado a prendere questa fodera che è bellissima, è un tessuto di fodera per borsa, è beige, questo è veramente molto bello. Dico anche la composizione, all'80% di cotone e 20% viscosa, è 50 x 70 centimetri. Allora vado a prendere le misure, prendo le misure della base e poi dell'altezza e vado a fare un piccolo sacchettino che vado a cucire all'interno. Io come ripeto sempre siete più brave di me a realizzare le fodere delle borse. Allora andiamo a provare adesso la mia fodera e metto il sacchettino dentro. Ho cucito la fodera, proprio un sacchettino, vi ricordo che io non sono bravissima, però l'ho cucito, adesso lo vado a girare e lo inserisco dentro la borsa. Ecco qui, ho terminato. Allora ho messo la fodera, l'ho cucita, l'ho imbottita adesso con degli asciugamani per renderla bella gonfia, visto che non è una borsa rigida. Allora, come dire, l'ho cucita qui intorno, non vi faccio vedere perché non sono bravissima, però ho voluto insomma fare una cucitura con un colore simile. Poi ho messo una chiusura a calamita, io la metto perché preferisco che la borsa sia chiusa e rimane bella questa quando è piena che ci mettiamo le nostre cose, però è una borsa morbida nello stesso tempo. Eccola qui. Come vedete ha tutta la parte in cui dopo ci sono le diminuzioni di lato,
qui di lato con il punto AX, allora il punto incrociato. Allora poi ho fatto, come avete visto già nella foto, ho realizzato un abbellimento, perché preferisco che abbia un abbellimento. La giro in questo modo così si vede, anche se al contrario, in maniera che possiamo aggiungerla. Se volete posso fare sempre un tutorial. Io ho realizzato una spilla, va semplicemente messa in questo modo e abbiamo la nostra borsa con un'applicazione, è sportiva ma riprende comunque con queste perle che sono ovviamente riciclate da una vecchia collana, e l'ho inserite, ve la faccio vedere da vicino, ma già, insomma già ve l'ho fatta vedere. Allora, spero che la borsa vi sia piaciuta, una borsa facile, morbida, ha tantissime, possiamo portarla sia per fare la spesa, per passeggiare, per portarla al mare, insomma è una borsa versatile dove possiamo utilizzarla in qualsiasi momento. Io vi saluto, spero che il tutorial vi sia piaciuto, vi ricordo di seguirmi anche su Instagram se volete sempre, sul gruppo Uncinetto Dolci Riflessi, e iscrivetevi così non vi dimenticate di attivare poi la campanella. Un bacione a tutti e ci vediamo ai prossimi tutorial.